Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questa ghirlanda di Halloween. Adesso qua la vedete in un formato piccolino che può essere anche carino per decorare un angolo, ma ovviamente facendo più elementi può essere fatta lunga della lunghezza che si vuole. Per realizzare questo progetto ho utilizzato il filato Iggy di Tessiland, di cui vi lascio il link in descrizione. Ci sono di tantissimi colori, quindi si possono anche variare. Oltre al link del filato utilizzato, vi lascerò il link del mio shop, dove potete trovare alcuni delle felpe e delle magliette con dei disegni realizzati da me per appunto sostenere il canale e il progetto. Quindi oltre al filato Iggy di Tessiland avrete anche bisogno di un uncinetto numero 2, quindi piccolino, e ovviamente delle nostre forbicine. Iniziamo. Ok, partiamo dal fantasmino. Per fare il fantasmino facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Torno indietro e faccio 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e all'inizio della nostra catenella, qua è un punto un po' difficile da prendere perché è molto stretto, ok, facciamo 2 maglie basse nella stessa catenella, ricominciamo, torniamo indietro e facciamo altre 4 maglie basse, quindi 1, 2. Come vedete io nel lavoro sto prendendo dentro anche il cappietto, in modo che sia già fermo. 3 e 4. Ok, una volta fatta questa codina, facciamo 2 catenelle e facciamo 6 maglie basse. Entriamo qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta arrivati a questo punto dobbiamo fare in queste 2 maglie basse che avevamo fatto nello stesso punto per fare l'aumento, in ciascuna dobbiamo fare 3 maglie alte, quindi in questa prima maglia bassa faremo 3 maglie alte nella stessa maglia bassa, quindi 1, 2, 3 e 3 in quella successiva, quindi 1, 2 e 3. Ok, ora dobbiamo fare 2 maglie basse nelle maglie basse che troviamo a seguire, quindi 2 maglie basse, poi facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e andiamo a fare una maglia bassa nella punta, quindi nella metà di questo rettangolo, rettangolo che si è creato, in quella in mezzo andiamo a fare una maglia bassa. Ok, ora facciamo 2 maglie alte nelle maglie ovviamente successive, 1, 2 maglie alte, 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa nella terza catenella di base che troviamo, quindi saltiamo queste, nella terza facciamo la nostra maglia bassa, ok, poi facciamo 4 maglie basse ulteriori,
1, 2, 3 e 4. E qua facciamo, in questi due blocchi di 4 maglie alte, facciamo 2 maglie alte in ogni maglia alta, quindi ne avremo in totale 8. Quindi 1, 2 nella stessa maglia alta, dopodiché andiamo a fare 11 maglie basse, 3, 4, dove troviamo le catenelle entriamo proprio dentro la catenella, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, una volta fatte queste 11 maglie basse, facciamo una maglia alta dentro la stessa catenella di base dell'ultima maglia bassa fatta e poi facciamo 2 maglie alte nella maglia seguente, che se vedete è la prima catenella che si forma nella riga successiva, ovviamente, precedente. 1 e sempre nella stessa catenella, 2 maglie alte. Ok, vedete che inizia a formarsi un po' questa piega del fantasmino. Dopodiché facciamo 2 catenelle e poi facciamo 4 maglie basse, quindi entriamo nelle catenelle della riga precedente e facciamo 1, 2, 3 e 4, ok? E adesso facciamo il braccino, diciamo, del fantasmino, quindi facciamo 2 maglie alte nelle maglie successive, nelle 2 maglie successive, 1 e 2, poi facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Nella maglia successiva alla catenella facciamo una maglia bassa e poi facciamo 6 maglie bassissime seguendo le maglie che ci troviamo sotto, quindi 2, 3, 4, 5 e 6 maglie bassissime. Dopodiché facciamo una maglia bassa e una maglia alta nella maglia successiva. Ok? E in questo punto dove diciamo termina, dove inizia la maglia alta, facciamo una maglia bassissima. No, scusate, una maglia bassa, non una maglia bassissima. Ora andiamo a fare delle maglie bassissime fino a questo punto qua dove dovremo fare l'altro braccio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maglie bassissime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, scusate, 9, non 8. 9, facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro di nuovo, dopodiché non facciamo altro che fare una maglia alta
una maglia bassa, stando sempre si entra ovviamente, una maglia bassa e una maglia bassissima. Ok, a questo punto abbiamo fatto il nostro fantasino. Tagliamo il cordino, facciamo la nostra chiusura, andiamo ad assicurare sul retro il codino. Quello di avviamento non serve perché appunto l'abbiamo inglobato durante la lavorazione. Ok, tagliamo le due codine, una via e l'altra, ed ecco qua, abbiamo fatto il nostro fantasmino. Adesso vediamo come fare la zucca. Allora, per realizzare la zucca iniziamo col mio finto cerchio magico. Quindi iniziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, chiudiamo nella prima catenella realizzata con una maglia bassissima e poi facciamo 3 catenelle e 8 maglie alte dentro questo cerchio, calcolando che queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi una l'abbiamo fatta, 2, 3, come sempre cerco di lavorare prendendo dentro il cappietto di avviamento, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo un pochino e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella che avevamo realizzato all'avviamento. Ora, come in qualsiasi cerchio, dobbiamo fare gli aumenti, quindi da 8 passare a 16, quindi facciamo 3 catenelle, nello stesso punto facciamo un'altra maglia alta e in ogni punto sottostante facciamo 2 maglie alte. In questo modo arriviamo a 16. Quindi siamo a 4, 5, 2 nella stessa maglia, vado nella successiva, 2 maglie alte nella stessa maglia, procedo così fino a quando non ho 16 maglie alte e quindi alla fine del cerchio sostanzialmente. 2, 1, 2, 1, 2. Chiudo il cerchio con una maglia bassissima nella terza catenella di avviamento. Ok, una volta che abbiamo la nostra base facciamo 3 catenelle e poi nella maglia successiva una maglia alta. Ora dobbiamo fare 3 blocchi fatti da 2 maglie alte nella stessa maglia, una maglia alta nella maglia successiva, 2 maglie alte nella maglia successiva, quindi facciamo 2 maglie alte nella maglia successiva, poi una maglia alta, poi nella successiva 2 maglie alte nella stessa maglia, una maglia alta nella maglia successiva, 2 maglie alte nella maglia successiva, una maglia alta nella maglia successiva,
poi faccio 3 catenelle e nella maglia successiva chiudo con una maglia bassissima. Di nuovo 3 catenelle, mi sposto nella maglia successiva e faccio una maglia alta, poi 2 maglie alte nella maglia successiva, una maglia alta nella maglia successiva e continuiamo con questo pattern fino a quando arriviamo all'inizio di questo cerchio, di questa riga. 2, una maglia alta, quando arriviamo qui facciamo 3 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto. Taglio il codino, chiudo con una maglia bassissima, ok, vedete che si crea proprio la forma della zucca, assicuro il codino di chiusura finale tra le maglie, in questo modo, e taglio i codini. 1 e 2. Ok, abbiamo la base della nostra zucca. Ora dobbiamo fare il cappietto. Prendo il mio verde, mi attacco al centro della zucca, della parte alta della zucca, faccio entrare il mio cappietto in questo modo e faccio 5 catenelle, quindi 3, 4, 5 e poi semplicemente torno indietro con delle maglie basse in modo da dare un po' più di corpo a questo gambo di zucca. Ok, taglio, chiudo con una maglia bassissima, tiro un po' e io faccio anche un nodino di sicurezza. È vero che queste decorazioni non necessitano di una sicurezza eccessiva perché comunque rimangono appese e non vengono mosse più di tanto, però non fa mai male una sicurezza in più. Anche in questo caso prendo questa volta tutti e 2 cappietti perché non c'era lo spazio per inglobarli durante la lavorazione. Ok, e taglio in questo modo. Ed ecco qua abbiamo fatto anche la nostra zucca. Una volta che abbiamo realizzato le nostre zucche, i nostri fantasmini, io adesso qua ovviamente faccio una ghirlanda di esempio piccolina, ma poi si può fare più lunga ovviamente in base a quanti elementi fate. Prendo più o meno la misura che mi serve, taglio e semplicemente vado a far inserire il mio filo nero tra gli elementi, cercando di ovviamente prendere quanto meno spazio possibile in modo che non si veda. Ok, arrivo alla fine, poi prendo il mio fantasmino, lo prendo più o meno a metà, da dove infatti abbiamo iniziato la lavorazione. Ecco. Così va prendendo le zucche all'inizio, quindi al cappietto questo qua verde, e i fantasmini
a metà, sembrerà che i fantasmini fluttuino rispetto alle zucche. È una piccola accortezza, ma che cambia un po' anche l'effetto della ghirlanda. Okay. Prendiamo al centro. Ok. E l'ultima zucca. Ok, quindi riposizioniamo tutto. Ok. E possiamo fare qua, eventualmente lo leghiamo dove dobbiamo appenderla e abbiamo realizzato la nostra ghirlanda di Halloween. Grazie per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, e nella descrizione troverete il link del filato che ho usato e anche, per chi vuole, il link al mio shop per poter sostenere il canale e il mio progetto. Grazie e ciao!